Ciao a tutti amici, benvenuti, io sono Crix e porto contenuti su The Sims 4, Genshin Impact e Warframe. Ogni volta cambiare l'ordine mi confonde. Comunque, allora, oggi proseguiremo con la storia della nostra Elaria Mistwood, la fata che abbiamo creato grazie all'espansione di Natura Incantata, che per un po' io ho chiamato Valle Incantata perché non so perché, cioè mi sono autoconfuso. Vi ricordo che non so nulla di questa espansione perché non ho guardato nessun video, non ho letto nessuna informazione, avevo visto solo il trailer praticamente prima che un po' di tempo fa e poi l'ho acquistata da poco, quindi volevo giocarci con voi. Adesso, quindi io non so nulla, non so che cosa devo fare, ripassiamo un attimo insieme la storia di Elaria. Elaria è una fata che era in un altro mondo in cui c'è stata una guerra, stavano morendo praticamente tutti, i genitori hanno dato la vita con la loro ultima forza vitale per poterla trasportare in un mondo che fosse in pace. È arrivata qui grazie all'aiuto, chiamiamolo, non lo so, dello Stato, del quartiere, ha avuto dei fondi con cui è riuscita a prendersi un lotto e adesso però se la dovrà cavare da sola. È sempre stata aiutata anche a trovare un lavoro appunto nella categoria della naturopatia, che sarebbe quella con l'ultima espansione con l'abilità del, eccola qua, oh, oh mamma, che non me lo ricordo mai, delle mi viene botanica, non è botanica, non è neanche cura farmacia, della farmacia, ecco, grazie, perché lei praticamente da subito, cioè nel vecchio mondo era una guaritrice, aiutava le persone, quindi quando è andata, quando si è ritrovata qua, le persone che l'hanno aiutata praticamente a prendere l'otto, diciamo così, come se fosse lo Stato, l'hanno aiutata anche a trovare un lavoro che fosse incline alle sue doti, alle sue qualità. Quindi lei non sa se le fate di questo mondo sono come quelle che erano nel suo vecchio mondo, perché ovviamente il suo vecchio mondo era un mondo solo di fate, quindi a malapena conosce anche gli umani. Lei qui si sta cercando di adattare quello che vuole fare nel suo lotto, quindi la sua aspirazione sarebbe coltivare piante e aiutare la gente con l'abilità di farmacia, quindi guaritrice, elisir, pozioni, queste cose qua. Magari poi faremo anche un po' di erboristeria per andare a prendere anche le vecchie cose di The Sims. Detto questo, cioè quindi questo è stato l'inizio, questo è il suo lotto, se ve lo ricordate con la sua casa, ecco scusate, questo se appare è semplicemente un reshade, non so se sapete cosa sia, ma è per cambiare leggermente la grafica del gioco. Infatti se vedete l'ho fatta un po' più definiamola realistica, un po' più, cioè ho migliorato a parer mio un po' i colori. Tutto qui, quindi quando vedete che appare questo non è niente di grave. Quindi lei l'altra volta ha iniziato piantando qualche pianta, si è presa una gallina bianca di nome no, Tina, Tina, non so perché mi usciva Ale, per quel gatto che si chiama Ale, magari per quello. Poi, che altro ha fatto? È andata a lavoro, abbiamo scoperto che la forza emotiva scende tantissimo, abbiamo scoperto anche come rialzarla e l'ho mandata a lavoro perché ho giocato un po' con lei per mandarla un po' avanti come vi avevo promesso. La forza emotiva praticamente a lavoro l'avevo mandata a lavoro, ce l'avevo fatta ricaricare poco prima di andare a lavoro, era al massimo. Andando a lavoro le scende praticamente di un po' più di metà, così sappiamo regolarci poi in modo da non farla morire, perché se la forza emotiva di una fata va al minimo, muore. Quindi non lo dobbiamo fare. Intanto saluto chi è connesso, ciao Rubino che ho visto che è iscritto in chat. E nel frattempo, quindi è già andata anche a lavoro, non ha ancora ottenuto ovviamente una promozione, quindi direi di non perdere altro tempo e iniziamo perché oggi andremo a esplorare anche il quartiere. Siccome facciamo la storia, io metto full game, mi sembra corretto così, perché giustamente voi dovete vedere The Sims, non dovete vedere la mia facciuina. Questo lo metto qui così voi vedete bene anche i bisogni. Ok. E adesso ci siamo. Allora, lei è appena tornata da lavoro e a lavoro le hanno consigliato di prendersi un computer.
un computer perché può aiutarla praticamente a fare ricerche per capire come funziona questo mondo. Nel suo vecchio mondo i computer non c'erano, quindi lei ora dovrà scoprire una nuova cosa. Abbiamo i soldi per un computer? Sì, speriamo non arrivino le bollette. Tanto questo lo possiamo mettere nell'inventario, te pareva? Abbiamo scoperto che le fate, tra l'altro questa espansione non è che dormono e si fanno la doccia, quindi questa casa è del tutto inutile. Ma dettagli, è messo bene, sì, ok. Fa niente, cioè alla fine questa casa le è stata un po' anche, cioè lei lo fa anche per far adattare i suoi futuri amici umani. Innanzitutto lei allora è tornata da lavoro, si sente molto scarica, ha bisogno quindi di rigenerare la sua forza emotiva e la fa proprio nella sua casetta. Questa è la casa, la sua casa patata, quindi praticamente lei lo fa qui. Avevo già giocato The Sims 4 per 5 ore, non so come mai me lo dà adesso. Vabbè. Quindi lei si sta ricaricando, è ciò di cui aveva bisogno perché non è abituata a lavorare, cioè non come noi comuni mortali. Quindi per lei è veramente davvero tutto nuovo e nel frattempo sta iniziando tra l'altro ad andare bene a lavoro, Cioè le cose iniziano ad andare meglio. Si mette al computer, cerca un attimo di capire come funziona un computer, giustamente. Gli hanno un po' spiegato alcuni suoi colleghi a lavoro come si fa, che cosa deve fare. Diciamo che lei è una molto sveglia, impara in fretta. Sì, e abbraccia le piante. Va bene l'aria, giusto così. Le facciamo fare questo in modo che anche su questa carriera possa andare avanti così. Vediamo anche appunto la carriera farmaceutica. Che poi io dico farmaceutica, ma spero che sia giusto. Perché poi, ecco, ogni tanto mi sbaglio, perché essendo tutto nuovo anche per me, quindi vi chiedo già scusa, ma in pratica è facile sbagliarsi, no? Perché appunto io con questa espansione non sto giocando, cioè io gioco a The Sims durante la settimana, ma con questa espansione non sto facendo nulla, non sto visitando il quartiere, non sto progredendo nell'abilità. No, carriera naturopata, ok, non farmaceutica, scusate. Ho appena controllato, così almeno non ci facciamo gaff. Invece, cerchiamo un attimo anche l'abilità. Quindi, abilità enchanted. Naturopatia, ok. Sì, che è quella che ci permette di creare gli elisir. Ok, perfetto. Almeno non mi faccio più gaff con voi. Quindi lei sta facendo ricerche perché ovviamente per fortuna la lingua è la stessa che c'era nel suo vecchio mondo, quindi lei almeno su questo diciamo che non ha problemi. Nel frattempo vi aggiorno di cosa ho fatto mentre non c'eravate, l'ho fatto piantare altre piante come vedete qua. Subito dopo, appena avrà finito, le facciamo raccogliere dell'aglio, anzitutto, perché ci sono anche dei funghi. Quindi questo è un po' il suo metodo di guadagno iniziale, cioè lei raccoglie le piante, le erbe che coltiva lei per darle, ma questa è una cosa che già si poteva fare anche prima dell'espansione. Quindi poi andremo a vedere bene il bancone, questo qua, per creare le cure farmaceutiche. Non vedo l'ora. E anche questo che io l'ho messo perché ho visto tra gli oggetti che era con l'espansione e so che puoi mettere, c'è un essiccatore, si chiama, cioè è quello che uso io in realtà con la resina per essiccare i fiori.
Però, ok, ma tu hai anche questo da raccogliere. Perché non me le fa raccogliere? Ah, non è ancora pronto? Ok, sembrava da qua, scusate. Allora, adesso ha bisogno di svagarsi, ha bisogno di uscire, ha bisogno di fare amicizia, quindi la mandiamo un po' in giro. No, perché? Ma chi è stato? No, no. Ma come rimpicciolirti e gioca? Cioè, tu non puoi alzare un'immondizia. Ma seriamente, ragazzi? Ah, proprio... che cosa... No, io dovrei poterla rialzare. Vabbè, ce ne occuperemo in un secondo momento. Adesso Elaria viaggia. Allora, l'altra volta abbiamo esplorato un po' questo quartiere. Mi ha incuriosito molto questo, che è dove si può acquistare articoli da giardinaggio per piante domestiche vive. Quindi riandiamo, rivediamo un attimo cosa c'è. Quindi lei ha proprio un negozietto davanti a casa, decide di farci un salto. Mi sembra anche giusto, cioè che inizi a esplorare il quartiere, che cerchi di capire cosa c'è. Beh, ci sono tutti i tipi di semi, questi li avevamo visti. Ci sono fioriere, ci sono, vabbè, frutti, ok? Volumi di giardinaggio, quello del giardinaggio verticale, piante autunnali, estive, invernali, ok, gli stessi che possiamo trovare in realtà nella modalità acquista. Questo invece sono semi di boccioli dell'aura, della radice del fulmine, dell'arbusto malinconico. Allora, ora non ha soldi, ma mi piacerebbe anche fargli prendere questi, quindi per adesso... è interessante la cosa, è molto interessante, però per adesso l'aria è squattrinata, capisce che questo mondo ha bisogno di soldi, ce lo capisce ancora di più perché già gli era stato detto, e quindi capisce l'importanza del lavorare in questo mondo. Nel suo vecchio mondo era tutto gratis. Vede uno di questi funghi fatati che c'erano anche già nel suo mondo e decide di andarci a parlare, così vediamo anche questa animazione. Stavolta sto muschiando grosso. Ok, grazie mille. Vediamo se cambia interazione anche... No, se cambia interazione anche con questo. Sarà fu un giorno davvero memorabile. Ok, sì. Qua vediamo cosa c'è. C'è un tavolo farmaceutico, anche qui. E questo è un negozio, ma ora è molto tardi. Oh, allora, qua c'è un'altra casa. Poi qua ci sono dei sim. Qui invece acquista libri usati o dona libri. Wow! Non lo sapevo, bello. Quindi facciamola andare anche qua, proprio perché decide di visitare un po' tutte le strutture che incontra. Vuole sentirsi a casa, quindi vuole conoscere il mondo in cui vive. Bello, costano pochissimi. Giochini da insegnare al proprio famiglio, ok, alta cucina. Ah, qua ci sono tutti i libri, quindi. Vediamo. Abilità. Cucina, archeologia, arrampicata, benessere, sì, carisma, ci sono tutti i libri. Praticamente ora possiamo acquistarli anche dal quartiere e non solo. Qua vedo una bacheca. Osserva bacheca delle favole, sì, assolutamente. Oh, e vediamo la fata che abbiamo incontrato l'altro giorno, Titania Sogno d'estate. L'ho fatta interagire molto anche, l'ho fatte parlare al telefono. Vediamo se... No. Ah, favolisti locali di Innisgreen. Fai la conoscenza dei sim favolisti. Sarà facile chiedere di sentire le loro favole, ma ci vorrà un po' di impegno per conquistarsi i loro finali. Ascolta le loro richieste e svelerai tutta la loro storia, assieme a premi favolosi.
C'è l'olmo potente sempreverde. Ah, l'abbiamo incontrato l'altra volta! Ok, Glenn Noam, che è appassionato di gnomi, Todd Attenberry, venditore farmaceutico, Zalea Mani, fata mistica, Joe Trader, commerciante, Karen Ren, contatto del consiglio fatato. Ok, quindi dobbiamo ascoltare le storie e sicuramente qua Elaria si è super incuriosita e assolutamente vuole informarsi di più. Cioè, sicuro. Ciao, scusami, ero impegnato, leggo la chat, ma purtroppo, ecco, mi serve un attimo quando gioco, ma non capisco cosa intendi. Cioè, non ho capito cosa intendi con fai sta partner. Sono anche nuovo su Twitch, quindi non me ne intendo anche molto di questo, ma non lo so. Comunque, ciao anche a te. Allora, quindi lei assolutamente si incuriosisce di questa cosa qua, si mette un attimo in testa più o meno i volti per capire se può incontrarli in città e poi assolutamente saluta la sua amica. Che tra l'altro mi piacerebbe vedere l'interazione che ho visto prima. Ricarica i bisogni di Titania, no, è quella che abbiamo fatto l'altra volta, quindi direi di no. Direi, leggi Laura l'abbiamo già visto, conferisci la benedizione sacra, non so cosa sia, ma alcune interazioni ho un po' paura a farle. Socialità, chiedi una pianta fatata, l'altra volta non c'era, se non sbaglio. Chiedi polvere fatata, sì. Chiedi dei trattamenti per le ali, potrebbe essere carino. Chiedi come si diventa non occulti, non ci interessa minimamente perché lei è orgogliosa di essere una fata. Vantati dell'apertura alare, mi sembra poco carino. Travolgi di risate, bello. Allora, chiedi una piantina fatata, innanzitutto. Go, ring no missile. Oh, Smile, Zorpal Rishi Panda. Poi hai vestiti di lavoro, da lavoro, scusatemi, no, perché denudati. Quindi Demise. direi di farla cambiare nei suoi vestiti, così anche le mesh. Ma dove sei andata? Ah, ok, grazie, ma cioè, ci ha dato qualcosa? Sì, mucchio di... No, mucchio di polvere fatata già c'era. Scemo che sono. No, Titania, aspetta. Non c'è più. Non so dove stia andando, proviamo a fermarla. Quindi facciamo fata, travolgi di risate. Ember. Bushna Legama. Lemasa Shusha. Ok, quindi non se ne stava andando, per cui qual è il problema? Per cui non possiamo fare... Mm. Chiedi di madre natura, questo è carino. Floy Machado. Però non ci ha dato nulla, no? Yoyam. Qua sono ovviamente tutte le cose che sta collezionando. Uchima. Kwafika Daki. Avenue. Kennegan Busha. The Fall for Doy. Nurska Sharinga. Bobasobi. Parla del figlio prediletto delle piante. Ok. Poi assolutamente lei deve un attimo andarsi a divertire, ma speravo si divertisse un po' in giro. Lavinia. Oh, yes. Oh, Grindelwald. Grindelwald. Vediamo se c'è anche qualche nuova interazione. Moppy's
Legge Laura, conferisce... Dai, proviamo conferisce la benedizione sacra. Ah no, forse è per trasformarla in fata. Quindi, innanzitutto abbiamo visto un altro pezzo di quartiere. Ha visto questa cosa qui, dove c'è appunto la teca. La teca, sì, la bacheca, la teca, come no. Bello il quartiere, comunque penso che sia una delle zone più belle, cioè poi a me la natura piace anche molto, quindi penso che sia stato fatto molto bene. Adesso comunque è l'ora per Elaria di tornare a casa. Ok. Ah, qua c'è anche un'altalena. No, aspetta, aspetta. Perché forse... Ah, dondola. Credevo potesse diventare piccola e fare qualche cosa di carino, mistico, ma no. Non fa niente. Allora, innanzitutto... Ah, ecco, un'altra cosa che non vi ho detto, visto che anche questa aspirazione è nuova e mi aiuta anche a scoprire un po' di più le fate, io ho deciso, oltre alla cosa farmaceutica, di mettere prima questa. Perché ovviamente penso che ci sia più utile per iniziare. Solo che l'ho messa dopo, lei ha già fatto amicizia con Titania, ma qua non me la segna, non so come mai. Titania è un sinfatato. Ecco qua l'onnipotente. Abbiamo anche visto. Comunque, vabbè, vedremo. Adesso io direi organizza una festa da ballo perché hai bisogno di divertirti e anche tanto. Ok, va bene. Guardate che bella sta animazione. Comunque è molto utile, non sale tantissimo il divertimento onestamente, però sale, sale. Andiamo un po' veloce su queste cose perché noi dobbiamo andare avanti con la storia, cioè qua devono capitare dei colpi di scena, cioè non è che possiamo proprio... Ecco. Adesso direi anche dormi, facciamola prima dormire, così la forza emotiva gliela facciamo fare prima di andare a lavoro domani, assolutamente. Che tra l'altro dovrebbe anche avere una promozione, quindi diciamo che sta anche iniziando un po' il suo percorso lavorativo. Poverina, ha mai lavorato in vita sua come umana, si intende, e qua invece deve farlo. Poi ovviamente esploriamo un po' anche questo tipo di lavoro, ma poi comunque diciamo che potremmo anche lasciarle poi un po' più di spazio a casa, quindi perché so che si lavora anche da casa, ma per adesso la mandiamo perché a casa non so se ha gli oggetti e non so se possiamo permetterceli perché non conoscendo la professione ancora purtroppo non lo so. Allora, Elaria tra... Sono le 5:30, quindi 6:30, 7:30, 2 ore e mezza deve andare a lavoro. L'aura emotiva, sì, la forza emotiva la facciamo come sempre all'ultimo. Volevo vedere anche come si può divertire una fata. No, però questo ragazzi è da... Vabbè, rimpicciolisci e gioca, voglio proprio vedere l'animazione per andare nell'immondizia, ma molto probabilmente l'ha fatto lei, eh. Non si vede lei, però è dentro l'immondizia a giocare. Ok. Ok ragazzi, ecco come far divertire una fata. Il problema è che senza immondizia voglio vedere dove la mettiamo. Molto felice che tu ti sia divertita. Fatti una doccia velocissima, così poi ti prepariamo la forza emotiva per andare a lavoro e oggi otteniamo una bellissima promozione. Quindi... No ragazzi, però va bene, cioè bello che si diverta, io spero che però possiamo comprarne... Ah, ok, perché di solito con i sim... Ok, grazie, questo si può spostare, no, lo deve mettere lei, meraviglioso. Ok, quindi la mandiamo un po' con i bisogni alti perché io ho paura che questa Ilaria ci muore e non volendo utilizzare trucchi, cioè ho i classici trucchi, non trucchi, io li chiamo fix,
praticamente di gioco. Allora, intanto rigenera la forza emotiva, così andiamo avanti, anche con questo bisogno prima che devi andare a lavoro. Praticamente ho, per esempio, ho un aggiustatore di relazioni sociali. Se non sbaglio dovrei andare a vedere la lista, ma è quello di Little MSSM, perché è quello anche dei compiti praticamente scolastici, perché trovavo che le relazioni, i compiti ci mettessero davvero troppo a salire e quindi perdevo tanto tempo a fare queste interazioni. Quindi ho qualcosa che aggiusta queste cose qui, però non voglio utilizzare trucchi, nel senso che non voglio alzare le abilità. Grazie mille Luca, non voglio alzare l'abilità, non voglio aggiungere soldi, non voglio aumentare le skills con qualche trucco, no, deve farcela da sola, quindi esploreremo questa espansione completamente soli, diciamo, no? Ok. Ma no, ma dove la butti, scusami? Allora, ancora oggi farei vai a lavoro, perché appunto voglio un attimo capire. Poi ragazzi dobbiamo anche scegliere un punto di capacità, eh. Ne abbiamo un altro. Dopo lo scegliamo. Intanto lavora, non faccio lavora sodo perché sennò magari scende di troppo, anche se il giorno prima l'avevo fatto. Un colpo di sfortuna e l'aria sta facendo giardinaggio a lavoro e si accorge che i raccolti sono meno abbondanti del solito. Molto strano. Dopo aver ispezionato la svelta e il lembo di terra, identifica il colpevole. È un sim che starnutisce e sembra risucchiare la fortuna dei sim nei paraggi, tra i quali proprio l'aria. Deve intervenire offrendo il proprio aiuto prima che la sfortuna finisca per accanirsi contro il sim malato. Ma sì, lei è una molto altruista, quindi si butta. Ah, ci si è aumentata la fama. E questo niente, non ci interessa. Debuttante illustre, verso la fama. Ok, grazie, però non è il nostro scopo di questa, di questa storia. Grazie, Rubino, grazie mille. Ok, dai. Un po' di lavoro a sodo lo farei, giusto per essere sicuri di avere la promozione, perché sta poveretta ha bisogno. Ok. E poi normalizzati. Perché poi ovviamente ha bisogno di cure. Dov'è? Qua. Punti fama. Ok. Sì, adesso non lo uso, non è fondamentale per lei avere i punti fama, quindi direi di no. Ero in pausa e manco me ne sono accorto. Titania, sogno d'estate che ci chiama. Sì, è la nostra amichetta che ha, sì, sì. Sente, è una lunga storia, ma al momento la mia famiglia è un attimo in difficoltà, abbiamo bisogno di un posto dove stare per un po'. Tu hai qualche letto in più, giusto? Grazie. Io questa cosa l'ho sempre rifiutata, sempre. Quindi non so cosa cambia, ma seguendo la storia, teoricamente dobbiamo accettare, nel senso, sì, ok, però la mia paura è che loro non vengano coinquilini, ma vengano proprio nella mia famiglia. Cioè, non avendola mai accettata, questa interazione non la conosco, sono onesto. Però lei direbbe sì, se vengono faccio con la cosa, con il test in cheat faccio rimuovi dalla famiglia, perché non voglio avere altri sim giocabili in questa storia per ora. Ah, quindi Titania sta con, questo lo vedo sempre in tutti i miei salvataggi, Oberon, ok, solo lui? Cioè ci ha spedito a casa suo marito o suo fratello, quello che è, perché non li conosco ancora? Meraviglioso. Però è un'ottima occasione per fare amicizia con un'altra fata. Eccola qua. Eccola qua. Allora, innanzitutto, promossa a apprendista farmaceutica. Elaria è stata promossa a apprendista farmaceutica, guadagnerà 14 simoleon in più all'ora per un totale di 32.
ha ricevuto 225 di bonus, può discutere delle frequenze curative e ha l'abbraccio empatico. Questo è perfetto per una fata. Ok. Abbraccio empatico mi piace molto, cioè si addice proprio alla sua personalità. Quindi, innanzitutto, presentati, perché lui è una fata come noi. Tu cambiati i vestiti perché Ninja. devi tenerti ovviamente i tuoi. Sì, ciao, piacere. Assolutamente, quindi facciamo naturopata. Bello. Discuti delle frequenze curative. Balain. Kuzachu. Poi qua dovremmo fare un po' di cose per farle avere la prossima promozione. Comunque sì, diciamo che lei è sicuramente contenta di questa cosa, nel senso che si sentiva da sola. Quindi il fatto di avere altre fate in casa, perché lei ha un concetto di casa che è molto diverso dal nostro. Quindi il fatto che ci siano altre fate in casa con lei, questa cosa la rassicura, la fa sentire un po' come se fosse ancora nel vecchio mondo. Intanto noi stiamo provando tutte le nuove interazioni che ci sono. Vediamo chiacchiere. No, ma non c'erano sottofate. Dai, chiedi dei trattamenti. Chiedi una piantina fatata. Una piantina fatata la vogliamo, assolutamente. Borzy. Ma cosa? No. Non vogliamo assolutamente cose inopportune, per favore. Ben Fahad. Ecco, grazie. Ula Shaka. Abimi. Vush. Luna. From. Ok, vediamo se ce la dà. Liba Vimps Ziffle. Sì, grazie. Luengo's E l'aria ha ricevuto in regalo una piantina fatata. È stata collocata nel suo inventario. Piantina fatata. Una piantina molto speciale che se piantata può evocare Madre Natura in persona. No, ok, allora. Non so quanto diventa grande. Quindi, riflettiamoci un secondo. Dove possiamo metterla? Allora, una piantina fatata, allora mettiamola qua, lontana dalle altre piante, un po' come se fosse la sua. Perché? Una fioriera, un vaso da giardino o un terreno erboso dove piantarla? Ma questo non è un terreno erboso per te? Ok. Ah, forse ci deve essere, no, ci deve essere. Allora la dobbiamo. No, neanche qui. Un vaso, allora, ragazzi, mi sa che è l'unica. Qua c'è qualcosa? No. No, ok, allora non l'ho capita proprio. Una fioriera, un vaso da giardino o un terreno erboso dove piantarla? Ah, forse magari qua non può piantarla perché non ci sta. Può anche essere quello. Cerchiamo di capire questa interazione perché è molto importante. Cioè, possiamo evocare Madre Natura. Vediamo se spostandola. No, allora a questo punto ho guadagnato un po' di simoleon. Vediamo una fioriera. Ah, proviamo anche quelle grandi. Ma non sono tanto grandi. Giardinaggio. Proviamo a prenderne una grande. Poi se funziona la spostiamo e la mettiamo, ecco, in un posto leggermente più consono. Forse si può fare da qua? No, è molto strana sta cosa. Non vorrei che io ho fatto ovviamente il nuovo aggiornamento e ho aggiornato tutte le mie mod, ma non vorrei che ci fosse una mod che magari possa andare in conflitto con qualcosa. Perché c'è anche questa opzione. Ah, no, 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 no. Ecco, non avevo letto bene, scusate. Con la piadina fatata nell'inventario seleziona una fioriera, quindi
qui nell'inventario noi selezioniamo qua pianta, una piantina fatata, ok. Oppure se si poteva fare qua, cioè la pianta fatata io la vorrei all'esterno in realtà. Pianta una... Sì, non la voglio in vaso, cioè è troppo importante per tenerla in vaso. E da coltivatore di piante vi posso dire che le piante che sono in terra crescono molto di più, anche se con alcune non abbiamo scelta, perché chi è in appartamento o chi o le piante che... ma è già spunta... mamma mia! Ma ciao! No, vabbè, allora... Verde, ok, ma cos'è un veggie sim, quindi? Amichevole. Ah, già ci conosciamo. Ok. Chiacchiere. Impara a conoscere. Beh, è madre natura. Anche nel suo vecchio mondo c'era già una madre natura, comunque, eh. Non è che, ecco, Can Kubu quite però non era questa, cioè, quindi è yes. tutto nuovo. Perché è flirtante, ragazzi? Ma cosa... No, non ci dovete... C'è un momento molto importante per lei. Quindi direi fata... Turinga. Questa no. Mayula. Acquisisci la pozione del rimborso. Socialità. Varner's No. a Torque. Yasanar. Discuti dell'arredamento delle case fatate. Dai. Aspinall. Zenks. Gaffa. Yova. Direi che assolutamente Parsini Pomeray. Oh, you threw it. Ogres. qua poi ci può uscire anche una nostra foto. Xanahoy. Oh, Shefflin. Fumu. Faremo un po' di foto anche poi per la copertina di YouTube. Oh, Che bello, ragazzi! Ah, vediamo se... Leggi Laura. Sì, ci sta, a madre natura. Cerchiamo di ispezionarla. Yips. Pudaka Cerno. Badish. Len. Too late. Fatta. Oh, Nalbeth. Plesame. Amso. Ti piacerebbe saper volare? Ti piacerebbe saper volare? Credo che lo possa fare, ma tu chiediglielo. Come esaurita? Camus. Absum. Ah, ok. Yips. Kissamoy. No, Flamon. Can Kubu quite Oh, yes. Yabani. Demise. Che bello. Calgoy. Discuti delle frequenze curative, quindi lei le parla di se stessa, le dice del vecchio mondo, quindi cerca un attimo di farsi capire, no? Anche da madre natura. Ok, fa molto piacere, ma penso che già lo sapesse già, perché comunque stiamo parlando di madre natura. Vediamo se ha aumentato qualcosa. Discuti dell'emozione preferita? Assolutamente. No, dove vai? Assolutamente, cioè abbiamo madre natura in casa nostra. Ma la pianta è rimasta? Perché lei c'è sopra. Abbiamo 2 punti di capacità e a sto punto direi ragazzi di utilizzarli. Avevamo già usato questo, che è il guadagno di forza benigna, ovvero Ilaria ricava un piccolo aumento di forza emotiva dalle interazioni sociali amichevoli, romantico, buffe. E questo era fondamentale. Ecco. Non possiamo fare questi finché non arriviamo al livello 2, però mi interessava questo, nutri la natura, praticamente attraverso la magia di Elaria le piante vengono innaffiate e protette da erbacce e insetti, mentre gli animali vengono curati da qualsiasi malattia e diventano molto felici. Questo è buono perché lei è una fata della natura, quindi è questo che vorrà fare. Altrimenti poi a livello 2 può incantare direttamente qualsiasi pianta, finché l'incantesimo non svanisce la pianta cresce più velocemente e viene sempre innaffiata nonché tenuta alla larga da erbacce e dagli insetti. Sì, questo è sicuramente quello che ci interessa. Poi se no c'era influenza l'emozione di un altro, carino, ma non lo vedo su Ilaria, cioè non è quello la sua capacità primaria essendo appunto una fata della natura. E poi curo trasmetti il malanno. Ci sta perché lei era una guaritrice, quindi il fatto di curare sì, però me la vedo più, cioè lei curava attraverso le erbe più che con i suoi poteri. Poi in realtà potremmo anche arrivare a pensare a questo, ma per adesso abbiamo 2 punti, io li metterei tutte e 2 sulle piante. Fueba. Parsicon. And Floyd.
Noi abbiamo tra l'altro anche ospiti in casa, quindi... Oso. Ah, tra l'altro lei ha una figlia? Sì, Wave you. Sono Budawa. penso sia fata anche lei. Sigluna. Ok. Nerdska, Sherard, Ozani. Ilaria è felicissima di aver incontrato Madre Natura. Stiamo scoprendo più cose di questa espansione, quindi wow! Sono felicissimo anch'io quanto Ilaria. Laimana Jasapa. Allora direi facciamo anche magari, non lo so, una battuta. Barzelletta su Barbe e Baffi. Noi facciamo che sia una barzelletta sugli gnomi, facciamo finta. Assolutamente. Poi direi amichevole, chiacchiere e chiedi della sua giornata, ma niente, vuole andare a mantenere queste piante domestiche vive ed è giusto, è una fata della natura. Oh cielo, meraviglioso. Ok, ci sta. Ecco, tipo questa è morta già. No, che peccato. Amante delle piante? No. Ma no, ma sono morte tutte, ragazzi, ma... Cioè, ho fatto poi pochi giorni dall'ultima volta che abbiamo giocato insieme, cioè da sabato scorso ho fatto pochi giorni sim. Ovviamente ci sarebbe anche da pulire qua, ma Elaria non è abituata ad avere una casa, non sa cosa sia pulire i mobili, quindi possiamo abbonarcela. Facci vedere Madre Natura stesa. La pianta non c'è più. Madre Natura sta dormendo sul pavimento perché c'è anche questa interazione, ma non lo so. Per favore, discuti delle tradizioni delle fate. Ci sta, ci sta. Assolutamente. Pueba. Garza. Fronga Gwiz, Denstoba, Tribbo, Chunga Chusen, Hunga, Orbitate, Crimbo. Poi farei chiacchiere, sicuramente chiedi della sua giornata, così aumentiamo anche la sua amicizia. Cioè, Elaria vuole proprio, si è dimenticata di esplorare il quartiere, si è dimenticata di avere un lavoro, si è dimenticata di qualsiasi cosa. Finalmente, oltre a avere delle fate intorno, ha anche visto che c'è effettivamente qualcuno che gli ricorda il suo vecchio mondo. E possiamo ben capire, dopo quello che ha passato, cosa significa per lei, no? Vantati del volo è proprio brutta. Dove vai, Ilaria? Dove vai? Devo toglierti l'autonomia? Per favore, rimani qua. Direi anche, vabbè, discuti delle frequenze curative? No. Sempre impara a conoscere, che direi che è importante. No, ecco, io odio quando mi toglie le interazioni, così no, è andata via. Lo sapevo. Perfetto. Quindi abbiamo scoperto che la pianta magica è istantanea per appunto evocare Madre Natura. Ok. Raccogli tutto perché dobbiamo anche provare a usare questo. Colloca la pressa botanica su un tavolo con una sedia o sul pavimento, quindi qua. Ok. Decora oggetti incantati con fiori, cosa vuol dire? Ah, possiamo fare dei quadri. Bello, e poi possiamo vendere sti oggetti, ma dai, decora oggetti con fiori, sempre questo c'è? Va bene, va benissimo. Ah, quindi non è un essiccatore? Lei ovviamente raccoglie tutto, poi ciò che non ci serve per le sue abilità lo andremo a vendere. Oh, ma che bello! Cosa hai creato, Elaria? Ritratto boccioli, ok. Mettiamolo magari qua, con la pianta morta. No, vabbè, bruttissimo. Bello! Poi possiamo anche venderli, e anzi, magari qualcosa venderemo anche. Un vampiro. Ah no, ci abbiamo fatto amicizia l'altra volta con lui. Direi adesso di studiare un po' le cure farmaceutiche perché ha bisogno di tenere la testa impegnata, non ha neanche tanta voglia di parlare con le altre fate perché ha proprio bisogno un attimo
metabolizzare, cioè non credeva che fosse possibile tutto questo, sta vivendo un esaurimento, ma è più che plausibile, ragazzi, cioè dopo quello che abbiamo già detto tante volte, che quello che ha passato dove era prima comunque non aiuta. Di farmacia siamo a livello 1 e dovremmo arrivare al livello 2. E mi piacerebbe tantissimo vedere se si può organizzare. No, si può solo dormire. Niente, perché c'è già una fata che dorme qui. Ok. Vediamo un attimo i suoi bisogni. Divertimento, non ho visto con la valigia. Rimpicciolisciti e gioca. Lei non ha neanche mai visto una valigia perché viveva nella natura, quindi decide di andare dentro e giocarci. Dai, che carina. Ciao, ciao Cri, benvenuto. Ok, ok, Ilaria, perfetto. Vedo che ti diverti molto. La casa poi sarà da pulire, ma questo lei ancora dovrà impararlo, quindi poi gli spiegheranno anche le altre fate, magari l'aiuteranno a vivere un po' meglio in questo mondo. Ecco, flirtante. Eccoci, perfetto. Nel frattempo direi appunto di parlare un po' con. Ma potrebbe farlo? Chiedi di Madre Natura direttamente. Lei ovviamente ha conosciuto Madre Natura, vuole andare da Oberon e dirle ascolta. Come funziona qua? Chi è Madre Natura per voi? Cosa può significare? Cosa può portare? Quindi così anche noi impariamo un attimo, cerchiamo di capire come funziona questa bellissima espansione che per adesso è tra le mie preferite. Ok, non ci ha dato nessuna interazione, perfetto. Nel frattempo però potrebbe essere anche il momento di approfittarne e andare a dormire tutti insieme nella casa patata. Ovviamente devo ancora rinominare la casa patata, vi ho chiesto a voi un consiglio, sto ancora aspettando, quindi se qualcuno vuole fare proposte che le faccia, fa molto piacere, assolutamente. E l'aria è diventata una fata luminosa di rango 2 e ha ricevuto un punto di capacità patata. Ora Ilaria ha accesso a capacità come imbottiglia le emozioni, genera un seme e acume fatato. Acquista tali capacità e non solo tramite l'albero della capacità fatata. Allora, punti capacità. Punto primo, siamo a livello 2, finalmente. Questi tratti carriere, ok. Imbottigliare l'emozione, questo però sarebbe buono. Ah, si può fare anche se non si è fatto quello prima, ok, perfetto. Fata cacciatrice con raccolti doppi, anche questo non è male. Genera un seme, raccogli della magia fatata e condensala in una delle tante offerte della natura. Allora, bello. Io farei questo, ma lei è più da questo. E qua cosa c'è? Assorbitrice malevola. Ricava forza emotiva extra quando assorbe emozioni positive. Comunica con il proprio lato più oscuro per ricaricarsi approfittando delle emozioni positive di un altro sim. Perché ecco, le fate, vi ricordo che rubano le emozioni ai sim purtroppo, quindi direi che no, non lo facciamo. Assorbitrice benevola. E l'aria ricava forza emotiva extra quando assorbe emozioni negative. Questo ci sta di più. Però questo, cioè questo ha vinto, ragazzi, io direi di fare questo. E questo l'abbiamo visto. Bello. Bello, bello, bello. Mamma mia che espansione letteralmente magica. Ci piace. Fatemi anche sapere ovviamente se voi l'avete comprata, se ce l'avete, se ci giocate. Ok, che bello, ha dormito con altre fate. Oh mamma, non abbiamo ricaricato la forza emotiva. Ragione per cui, ragazzi, lavoreremo da casa. Non so qual è. Prendi ferie pagate? No. Vai a lavoro? No, perché ho paura che la forza emotiva scenda troppo. Lavora da casa? Sì. Ricevi clienti nel lotto di residenza? No, facciamo una volta il lavora da casa.
Non ci interessa questo. E vediamo cosa deve fare. Assegnazione lavorativa da casa. Crea 3 cure o 3 elisir. Ok. Cura dell'impulso creativo. Quindi questa non l'abbiamo mai fatta. Lei quindi si esercita anche per creare queste cose qui. Queste cure, questi elisir. Dobbiamo anche controllare che la forza emotiva non scende troppo, eh. Vediamo anche magari... Sì, no, vogliamo vedere le... Ah, l'ha fatto? No, non l'ha fatto. Wow. Beh, diciamo che dove era prima lei usava solo l'abilità in natura, adesso ha un tavolo da lavoro, quindi è tutta una novità anche questa, no? Così nel frattempo ovviamente sale il livello di vita naturale, cioè scusate, di farmacia. Ok, va bene l'aria, sì. Erbe urticanti, sogni infranti. Qui i cattivi odori, le braccia doloranti e gli elisir rivoltanti sembrano essere all'ordine del giorno per Elaria. E la cosa non le aggrada. È il momento di gettare la spugna e ammettere che Elaria non gradisce la farmacia? No, non getteremo la spugna, assolutamente. Non c'è riuscita quindi. È anche esaurita, poverina, lasciamola un attimo. No, ce l'ha fatta perché ce n'ha dato 1 su 3. Poi crea, vediamo cos'altro possiamo fare. Cura della passione ardente. Ci serve la salvia e 2 petali. Se no qua ci servono i limoni, petalo. Ma petalo da cosa lo prendo? Scusate, dalle margherite? Può essere? Ne abbiamo. Uh, petalo. Ah! Forse ho capito. Però innanzitutto vediamo se l'albero dei limoni è cresciuto, sì. Allora, raccogli i limoni. E direi assolutamente di fare anche fata nutri la pianta, che non abbiamo mai visto l'interazione. Bella, bella. Raccogli tutto. Così se lavora da casa ne approfitta anche per farsi un po' di... La gallina non ha cibo, poverina, no, nutritina assolutamente, ce la siamo completamente dimenticati, poverina. Scusaci Tina, perdonaci. Lo so che sei tesa Ilaria, però teoricamente ti piace a te stare in natura, quindi non ti preoccupare. E poi, visto che ci siamo, raccogli le uova, così le rivendiamo. Ok, le uova le rivendiamo subito, perché prima o poi le bollette saranno da pagare. Io non so quali di questi ingredienti mi serviranno esattamente per la farmacia, quindi ho paura a venderne alcuni. Fata, nutri la natura. Nutri la natura? Quindi nutriamo Tina. Bello, può farlo anche sugli animali, ragazzi. Eccoti a casa, Cri. Bene, sono contento. Com'è andata la tua giornata? Depurati nella natura perché vi ricordo che le fate possono fare la doccia qui, nelle piante. Bello. Che meraviglia. Eccola. Che espansione fantastica. Quindi il nostro animale a posto, non lo facciamo morire come le piante in casa. Adesso cerchiamo di capire qua. Vediamo innanzitutto se possiamo creare qualcosa. Febbre dei Simoleon, vai. Perché poi se no la giornata lavorativa passa. Stressante. Oh no, Cri, mi dispiace. Spero niente di grave. La forza emotiva deve crescere qua, ragazzi, se no davvero. Ah, nel frattempo però puoi parlare. Chiedile come mai hanno dovuto trasferirsi qua,
cosa è successo a casa loro. Cioè, a noi ovviamente fa piacere, però ecco, dobbiamo un attimo anche capire perché. Non può parlare mentre usa il tavolo? Strano, di solito nelle altre abilità si può parlare. Vabbè, fa niente. L'abbiamo creato? Sì, che poi andiamo a vederli. No, 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 allora aspetta un secondo. Questa l'abbiamo già fatta, direi per adesso no. Questo petalo. Ah, qua c'è Elisir. Poi li vedremo tutti, per questo che ora li sto skippando. Cure dei malanni, che negli altri miei salvataggi i miei sim si sono già malati. Le pozioni e altri oggetti. Corno di una pianta mucca. Ok, zampa di coniglio da congelatore. No. Ok, vediamo. Forse vai in cerca qui. Bisogna cercare. Poi l'aria appunto la faremo ricercare la laurea emotiva. Walks a sleigh. Bene, abbiamo vita naturale al 2 che consente a tutti i sim che siano almeno bambini di soddisfare ogni bisogno a contatto con la natura. Questo mi fa piacere perché tra l'altro nel nostro lavoro era richiesto. No, aspettate, come 1? Dovrebbe essere al 2. Oh, Balafoy. Ah no, è ancora l'1. Allora non so perché. Ok. Ha trovato un pisello, ma non è quello che cercavamo. Non so i petali, ragazzi. Può curare tutte le piante o lo dobbiamo fare una per una? Non lo so, questo lo vedremo poi. Innanzitutto, mentre cerchiamo di capire, per favore, Laria, rigenera assolutamente la tua forza emotiva. Organizza una festa da ballo con... possiamo ballare insieme, sì! Ok, era quello che volevo capire già l'altro giorno, in realtà. Quindi ora lasciamo che si rigeneri questa forza emotiva, perché poverina ne ha bisogno. Poi andremo a studiare meglio ovviamente anche la polvere fatata, cioè tutto quanto, sia chiaro. Ma Shupaza Kinaku. in che senso? Basta che diventi piccola, ci passi benissimo, non dire bugie. Ok. Ragazzi, dovete andare a ballare insieme, dai! Venite nella mia festa! Venite alla mia festa, nella mia casa, sì! Yabahana wax win. Fui ba Scusate? kutsu o. Doll bear. Chiacchierate, qui. Fine spino. Sta aspettando in fila. Kiss it. Oh. Farmy tucks Cosa? watch. Nizo. Ma in che senso sta aspettando in fila? Who's my grandfather? Trajajabi. Ok, questa interazione non la conosco. Non ho capito. No, ragazzi, non dovete chiacchierare, dovete andare qui. Qui, voglio vedere com'è che ballate tutti insieme. Simona Sarah. Bukwam. Smettetela di parlare. Uchima. Scusate? Yuhu! Ok, non si spostano. Non flirtare con lui. Oh, cioè, davvero. Allora, facciamo così. Capiamo un attimo cosa sta succedendo. Dobbiamo trovare comunque i petali. Se qualcuno lo sa, per favore, lo scriva in chat. Ecco, non mi vediva. Perché non so come si fanno a recuperare. Oppure posso cercare un attimo su internet. Secondo me era giusto. Vai in cerca di... Però non c'è... Vai in cerca qui, ma c'era... vai in cerca di ingredienti farmaceutici e dobbiamo essere a livello 2. Quindi, allora, Ilaria, studia le cure farmaceutiche. Lascia stare la festa, la facciamo dopo. Così almeno cerchiamo anche un attimo di capire meglio questa espansione, perché se no risulta davvero difficilino. Ecco. Ok, niente, grazie comunque. Ma lo scopriremo, lo scopriremo. Il gioco è bello anche per questo. Sì, ma qua prima che sale l'abilità diventiamo nonni. Non si sono tolti. E che secondo me loro vogliono fare un'interazione dentro la nostra casa. Però si sono messi a chiacchierare, quindi mo non la fanno e noi siamo lì come dei pesci lessi. Cioè, allora, innanzitutto però
Cosa volevo fare? Allora, adesso a sto punto fai così, perché comunque la giornata lavorativa va portata a termine, se no non prende i soldi. Fai... No, aspettate, forse ne ho visto un altro che si può creare. Ah no, sembrava... No, ok. Fai comunque questo in modo che intanto tu nella tua giornata lavorativa Okay, for quello che ti coffee. hanno assegnato di fare da casa lo fai senza nessun problema, Oh, direi. Frattempo, scusate, bevo solo il mio energy drink ricco di vitamina B, se no il cervello non mi funziona, non che di solito mi funzioni, ma comunque. Allora, bello, l'ha fatto, vediamo. Ha completato il giorno lavorativo. Ok, abbiamo capito com'è il lavoro da casa in questo ambito. Questo lo faremo con più pazienza. Lei adesso si vuole godere i suoi ospiti, perché comunque la sua aspirazione è completare questo, che darà il tratto premio nel cuore di Everdew. Quindi si gettano questi sim a capofitto nel viaggio fatato e sono avvantaggiati nello scalare le gerarchie fatate. Si divertono anche un po' più a farlo, quindi è importantissimo che completiamo la sua aspirazione. Ragazzi, ma ancora qua siete? Ah, facciamo così. A sto punto, direi che tanto lo voleva già fare, visto che ha lavorato da casa oggi e ha finito prima, viaggia con loro due e loro due alla fine decidono di portarla niente po' di meno che... Scusami, come mai ci mette così tanto oggi? Ah, ok, mi è preso un colpo, ho detto mica starà crescendo, diciamo di no. Allora, due case, allora qua ci sono i sogni d'estate, così vediamo meglio il quartiere. Qua è dove abita Ilaria, nel Sprudes... Oh, mamma mia. Sprude Derry, Spruce... No, Spruce Derry, Grove comunque. E qua invece abbiamo Everdew, che è quella che dobbiamo assolutamente poi andare a esplorare poco per volta. Quindi qua abitano Titania, Oberon e la figlia. Qua abitano le amiche mistiche. Ok. Iris e Nadia, perfetto, non l'ho mai viste queste, quindi potrebbe essere l'occasione per conoscere altre fatine. Qua c'è addirittura un lounge bar, bello, ok. E qua invece è una bettola, la bettola, ma è residenziale, quindi è una casa, penso, per le fate. Allora, io andrei a trovare, cioè no, andrei con loro, diciamo che loro le chiedono se vuole andare a visitare la loro casa. Tanto nel frattempo, visto che stanno abitando insieme, è un po' come se loro le stessero dando dei consigli per vivere al meglio nel mondo umano. Sì, oggi i caricamenti non sono proprio il massimo. Oh mamma, perché? Ok, si vede che mi aveva aggiunto qualche mod che poi oggi ho tolto perché ho fatto l'aggiornamento, va bene. Allora, vediamo la casa dei sogni d'estate che ancora non l'abbiamo vista. Oh, che No, vabbè, ma bella. Che bella. Mi piace assai. Ok, ah, di mica interazione, no, lancio una moneta. Speravo che la fatina potesse entrare nella... Sì, nella bacinella, nella fontanella, ecco, mi è venuto. Ora, siamo qua, visitiamola. Anche loro hanno un bancone farmaceutico, giustamente. Hanno praticamente il nostro stesso bagno, ma lei qua può fare il bagno, a casa no. Non ho capito. Ah, il bagno sì, la doccia forse non può fare, infatti docce non ce ne sono. Vescica non ce l'ha. Ok. Volevo vedere se c'è qualche oggetto che magari ancora non abbiamo visto. C'è la casa delle bambole. Ah, rimpicciolisci e dormi, no, però non deve dormire, quindi è un'animazione che vedremo in seguito.
Ah, qua ce l'hanno un computer, potevamo usare qua, venire qua a usare il loro, vabbè. Poi visto che c'è qualcosa qua, anche loro hanno un orticello. Ok, bella, bellissima la casa, ma noi vogliamo vedere il quartiere. A parte che hanno messo queste piante che sono fenomenali, anche se non ci si può interagire, sono molto belle, perché il nostro scopo è quello di visitare appunto il quartiere. Qua in centro c'è una casetta. No, vabbè, aspettate. Che bella. Allora, fai il bagno con la spugna in bagno. Fai una ricerca su come si diventa non occulti. Indaga sui documenti del tribunale fatato. Informati sulla storia di Everdew. Raccogli la razione quotidiana di polvere fatata e usa il gabinetto stimato dal centro fatato del velo muschiato. So cosa, cioè, non ha la vescica, ma vabbè, allora, io direi che informati sulla storia di Ederview, cioè lei vuole conoscere meglio questo mondo, diciamo che è proprio l'occasione perfetta, no? Ok, quindi lei entra, farà cose per un po' di tempo. La storia di Everdew iniziò dopo che Madre Natura si servì dei poteri della luna piena per riversare le proprie emozioni nella sorgente delle lacrime lunari, che diventò incantata in eterno e acquisì una volontà propria. Da quel momento la gente delle lacrime lunari fu eletta al luogo di nascita delle fate, grazie al quale le emozioni istintive di Madre Natura, la sorgente e le fate si evolsero naturalmente nella magica foresta dei giorni nostri. Che meraviglia! Quindi stiamo scoprendo anche qualcosa in più su questo quartiere. Bene. Elaria è molto eccitata e vuole scoprire che cosa sono i documenti sul tribunale fatato, perché ovviamente non li conosce, non sa cosa sono, e neanche noi. Vediamo, vediamo. Secondo alcuni vecchi documenti del tribunale fatato, sembra che Madre Natura e l'amico da giardino abbiano vissuto una struggente separazione dopo le guerre gnomesche. Ha forse a che vedere con la ribellione assai scriteriata degli gnomi che fu istigata dall'amico da giardino in persona affinché dessero prova della loro dedizione? Come si suol dire, è sempre con le migliori intenzioni che diamo il peggio di noi stessi. Ah, apre il taccuino. Sì, perché me l'ha aggiunta. Polvere fatata. Ok. Una frattura naturale. Ci ha aggiunto questo. Bello. Così. Ah, questo è qui, ma questo è qui. No, vita in campagna già lo sapevo. Niente, scusate. Ok, non abbiamo scritto questo, ma fa niente. Ok, c'è altro di carino? Raccogli la razione quotidiana di polvere fatata? Diciamo che sicuramente sì, perché lei non era abituata a farlo nel suo vecchio mondo, quindi ancora non sa come si fa. Infatti, gliel'abbiamo fatto fare solo una volta. Secondo la storia, ovviamente, poi certo che può farlo. Il consiglio fatata la ringrazia dell'uso della polvere fatata e la invita a tornare a prelevarne ancora tra 24 ore. Quindi noi adesso abbiamo altra polvere fatata che poi andremo a vedere bene che cosa si può fare. Poi usa il gabinetto perché non l'abbiamo mai fatto, magari le sale il divertimento, non lo so, non so cosa succede. Niente. Ok. Quindi sappiamo che qua in centro c'è una casa fungo in Etherview, bella, ok. Poi ci sono ovviamente le altre case, qua dovrebbe essere il bar, la casa dei sogno d'estate e la casa delle due amichette che abbiamo visto prima. Ci sono altri funghi per terra di questi qua giganti. Questo sasso che cos'è? Innanzitutto, ciao, che belle ali che hai e chi sei? Domenico Sala, adolescente. Non lo possiamo salutare. Vabbè. Teletrasportati verso... Oh! No, vabbè. Ho fatto bene a non leggere spoiler, cioè... No, ragazzi, allora, teletrasportati nella redura silvestre che è quella di Willow Creek, nella grotta dimenticata di Ozzy Spring, nel regno magico che è quello di Glimmerbrook,
Sì, Glimmerbrook, Sixan, che è quello degli alieni dello spazio, e poi su Monte Corebi. Ok, quindi qua è per raggiungere tutti i luoghi incantati. Meraviglioso, bello. Non ci serve andarci ora perché per la lore non ci serve, però bellissimo. Ok, continuiamo a esplorare perché l'aria vuole saperne ancora di cosa? Ma questa dov'era? Perché non l'ho vista? No, allora, mi sono perso una casa nello scenario. Ma che bello! Ma potevo farci vivere lei sulla casa sull'albero, dovevo informarmi prima su questo, no? Ok, vabbè, possiamo sempre farla trasferire. Comunque, allora, qua c'è una griglia, che poi faremo fare anche un po' di erboristeria a lei. Qua c'è un tavolo farmaceutico, quindi in realtà poteva anche non comprarlo e utilizzarlo, non lo sapevo, se no non glielo facevo prendere. Nella acqua e l'altro lotto che abbiamo visto prima, bello, proprio in natura. Anche questo si sarebbe, cioè, sarebbe stato buono per lei. Qua invece, ma questa è una pianta? Raccoglie l'emozione imbottigliata. Vabbè, depura tutte le altre cose. Incanta la pianta, nutri la pianta. Allora, raccogli l'emozione imbottigliata. Ok. Oh, bit of wax. Eccola qua. L'annotazione del taccuino sulle pozioni dell'emozione. Allora, queste si possono trovare in alcuni posti. Una volta raggiunto il 6 dell'abilità di farmacia, i sim possono creare una pietra dell'emozione al tavolo farmaceutico. Poi conferisce la capacità di imbottigliare le emozioni, sia le proprie che quelle altrui. Possono essere colte dagli arbusti malinconici. Tali piante loro semi possono trovare in giro per gli Indisgreen. Simi patati hanno la capacità di imbottigliare emozioni. Qui tre, ok, va bene, questo l'abbiamo capito. Sono necessarie per tanti elisir di alto livello, ma possono anche essere consumati seduta stante. Bene. Conferisce ovviamente l'emozione. Mamma mia, che bello. No, ragazzi, penso che sia la mia preferita oltre al Regno della Magia. Perché per ovvie ragioni il Regno della Magia per me è imbattibile. Tu ancora... ok. Parla col fungo enorme. No, non lo può fare con questo fungo perché? Con gli altri funghi poteva interagire. Vabbè, ok. Ci sono quindi qua decorazioni, decorazioni. Ok, poi qualche pianta in giro. Qua cosa c'è? Campanula, ma noi forse la campanula già ce l'abbiamo, quindi non ci serve raccoglierla. Ovviamente poi la faremo visitare tutti i lotti nascosti, ragazzi, per incontrare altre creature, cioè lei vuole esplorare questo mondo, però deve iniziare con questo quartiere. E poi c'è questo, che mi piace, fai il bagno in acqua, cioè, bello. Vediamo le fate come fanno il bagno in acqua. Moon. Ovviamente si è messa il costume, così sale anche l'abilità, quella della vita, cos'è, vita naturale? Dov'è? Vita naturale, sì. Direi più che giusto. Oh. E qui? Crogiolati nelle emozioni. Ok. Ah, chiedi alla sorgente delle lacrime lunari come si sente. Cos'era? Influenza patata triste. No, Oh, Pulingo. ma no, Yigla Shippy. ma non mi sembra corretto. Imbottiglia la pozione dell'emozione sorgente. Ora possiamo parlarci con questo? Amichevole, presentazione amichevole. Mi sento giocosa. È quasi venerdì. Niente mi rende allegra e spensierata come il pensiero del fine settimana. Magari avessi delle gambe o degli amici con cui uscire. Ok, quindi abbiamo imbottigliato anche un'emozione giocosa. Meraviglioso, vediamo se qua c'è l'aggiunta. Ah, emozioni puntuali. La sorgente delle lacrime lunari è un'essenza davvero mistica e malinconica. È uno specchio d'acqua che sembra avere più sentimenti dei sim comune.
L'emozione dal sorgente delle lacrime lunari è soggetta a fluttuazioni, cambia puntualmente tutti i giorni a mezzogiorno e mezzanotte, tranne il sabato in cui è spontaneamente felice tutto il giorno. Quindi se ci servono delle emozioni imbottigliate sappiamo che possiamo venire tranquillamente qui. Bene, quindi Elaria è felicissima di questa cosa. Lui è una fata, quindi assolutamente Barbosa. ci facciamo... Ah, una piantina fatata? No, però non so se ce la dà, non siamo amici. For Ricky. Vabbè, tu chiedila. Sherrard. Poi travolgi di risate, dai, dobbiamo fare amicizia. Adesso Elaria finalmente, nonostante che abbia ancora un po' dentro di sé tutti i suoi traumi, ricomincia a essere felice, ricomincia a sentire un po' di speranza. Non ho capito perché gli stai addosso così, ma vabbè. Poi ovviamente impara a impara a conoscere, perché l'abbiamo appena conosciuto così adolescente, sì, Domenico Sala. Plushy Zarifi. Oh, Chobaba Elric Volkov, ma questo l'abbiamo già conosciuto, non mi chiedete come. Ah no, presentazione divertente, dai, siamo... Sembra che se la stia cavando bene. Beato lui perché non abbiamo soldi. Peachy, Lascala, Cool. Miser, Benaya. Alfonso. Benisco Lumba, Discuti del ciclo lunare attuale. Palachava, Gorshita Gorshita Bar. Wow, Nubana, Bushar Flats. Fool, Bayutri, Poi, naturopata, facciamo magari anche ricarica i bisogni di Eric, ci sta. Darboy. Poshma. Bello. Poi, ovviamente, impariamo un po' a conoscere anche lui. Ah, Bergaba. No, dove vai? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Pule Nagalna. Nebahana. Nubim Shori. Abbiamo fatto amicizia? Sì! Ah, dobbiamo organizzare la festa da ballo. Comunque, intanto, ha visto un po' questo quartiere, decide di tornare a casa perché le informazioni per lei sono davvero tante, ma non è un problema perché comunque ci ritorneremo. Diciamo che Ilaria è felice, non vorrebbe andare a casa, però decide un attimo di isolarsi per poter fare un attimo ordine nel suo cervello e cercare di capire tutto questo bellissimo mondo. Tu, tururu. Ok, sì. Sono tornati ovviamente anche i nostri ospiti e finalmente forse possiamo organizzare una festa da ballo perché si sono levati qua. Quindi torna a casa, voleva riflettere, si trova di nuovo con i Sogno d'estate che ovviamente sono ospiti in casa sua e al che decide di fare una festa, si fa un po' anche attirare da loro, cioè, e si lascia proprio travolgere, cioè rispetto ai primi giorni in cui è arrivata, finalmente Elaria sente che ha di nuovo un qualcosa in cui credere, un qualcosa per cui vivere. Diciamo che gli mancano sì i suoi genitori, gli mancano i suoi vecchi amici, ma sta cercando di andare avanti, di fare la cosa giusta. Fatto questo, io guarderei ancora insieme, ovviamente, non le pozioni, ma gli elisir, quindi cura della febbre dei Simoleon, prodotto dell'aria, cura il malanno della febbre dei Simoleon. Ah sì, perché c'è un malanno che fa, ok, vero. Poi cura il malanno dell'impulso creativo. Ok, quindi queste intanto sono qui. Diciamo che lei le fa per venderle, però danno veramente poco, quindi io una per ognuna la terrei e le altre invece le venderei. Questa. Ok. Le pozioni per adesso otteniamole perché non so se possiamo già creare altro, ma no. Non so che cosa ci chiede pozioni, ma vabbè. Magari non ce l'abbiamo ancora. Ah, qualsiasi pozione dell'emozione. Ok. Osso di animaletto. No, non mi piace. Però questo molto probabilmente si trova scavando. Foglia di radice del fulmine. Ok. Allora. Il
Un altro giorno è andato. La polvere fatata si usa comunque di solito su piante e gnomi. Io adesso volevo fare anche una prova con voi. Vabbè, qua dobbiamo raccogliere tutto, quindi presa bene, lei raccoglie, poi venderemo quando abbiamo tempo la prima volta. Ah, ora si possono raccogliere i funghi, meno male. Cos'è qui? Gioca dentro. No, non giocare dentro. Se vai nell'immondizia io ti taglio le ali. Vediamo di usare fata, nutri la pianta. Ah, forse per questo serve. Incanta la pianta. Amante delle piante. No. Tra l'altro, magari se lo usiamo su quelle dentro ci vivono, perché sono tutte morte. Addirittura il vaso è rotto. Ma cosa? Allora, fata, nutri la pianta, forse è la cosa migliore, l'unica, anche queste saranno morte, immagino, no, che peccato. Vabbè, le rimettiamo, perché anche queste per me sono una novità, quindi devo ancora capire come funzionano. Solo noi non potevamo fare la doccia. Ragazzi, il primo giorno non mi dava, fai una doccia, adesso me la dà. Non capisco. Va bene, meglio, la possiamo usare in realtà. Nel frattempo loro gli hanno anche spiegato a Elaria che la casa va un pochino tenuta pulita e adesso che ha i soldi può permettersi un aspirapolvere. Quindi ovviamente non il robot, no, dov'è? Elettronica, no, volevo altri elettrodomestici. Eccole, proprio quello che costa meno perché comunque ovviamente è verde. Perfetto. Non che gli interessi più di tanto, però sta proprio cercando di imparare le usanze umane. Per cui ecco che l'ha lasciato per terra. Vabbè, passa l'aspirapolvere in giro. Non lo può fare se tutti sono in mezzo, ok. E poi butta via. Così mette anche un po' a posto la casa. No, perché è triste? Buon sangue non menta. Per essere amante delle piante, fosse utile o dannoso, l'avrei dovuto fare una scelta dolorosa. Ah, ok. Perché ha sradicato la pianta, ma non l'ha sradicata perché la odiava, l'ha sradicata perché era morta. Quindi Laria, mi dispiace che ti senti triste. È come mi sento io ogni volta che mi muore una pianta. Perfetto. Adesso, innanzitutto, la facciamo. Dov'è? Qua. Recuperare un po' di forza emotiva. Perché è giusto così, perché poi domani deve andare a lavoro. E poi dormi e finisce anche questa giornata. Perfetto. Allora, nel frattempo mettiamo un attimo pausa e ricompaio anch'io perché voglio salutarvi, eccomi. Allora ragazzi, anche questa giornata per Ilaria è passata con un sacco di novità. Ci siamo trovati degli ospiti in casa Patati. Questo anziché vederlo come un punto a sfavore è stato un punto a favore perché lei si è di nuovo sentita con qualcuno simile a lei, come se fosse nel vecchio mondo. Questa cosa qua, tra l'essere un po' stata riconosciuta a lavoro, comunque con la promozione, ecco, le ha fatto bene per l'autostima. Ha conosciuto 4-5 fate con cui praticamente sta stringendo delle amicizie. Inizia a capire come funziona un po' questo mondo e inizia a capire anche come è fatto questo quartiere. Questo, benché ha ancora psicologicamente un trauma che è molto forte, molto potente, finalmente sta iniziando a rivedere un po' il lato positivo. È di nuovo riuscita a ridere, è di nuovo riuscita a comunicare senza la paura di... Quindi la nostra Ilaria sta ritornando un po' sul suo percorso, si sta un po' riprendendo e quindi mi fa molto piacere. Invece per quanto riguarda noi abbiamo scoperto tante interazioni nuove, abbiamo conosciuto Madre Natura, abbiamo conosciuto un po' la storia di appunto di questo quartiere, stiamo
vedendo tanti piccoli aspetti che poco a poco poi metteremo tutti insieme, sarà sempre più bello per la nostra storia. Non ci sono ovviamente ancora colpi di scena perché prima di tutto dobbiamo capire come funziona questa espansione, quindi assolutamente dobbiamo ancora vedere bene come fare, cosa fare e tutto quanto, però spero che questa storia vi piaccia come sta piacendo a me. Mi sta appassionando molto, mi piace l'espansione, quindi sotto nei commenti fatemi sapere se ce l'avete, se la usate, se anche a voi piace. Così come se vi piace la mia storia. E se appunto vi piace la mia storia, come sempre lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Mi dispiace che sto facendo video un po' tanto lunghi, me ne rendo conto, però sono storie e non voglio tagliarli, cioè non voglio ridurli a poco tempo dove dico ok, ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto quello. Mi piace che li vivete con me, tanto comunque sono video, potete mettere pausa quando volete, senza problemi. Su Twitch comunque mi tenete compagnia, quindi mi fa anche molto piacere. Perciò scusate appunto se sono un po' lunghi, ma non si può fare altrimenti per le storie. Per quanto riguarda invece le traduzioni delle mod, se avete delle richieste potete scrivermi nei commenti e io le prenderò in carico. E quindi per oggi, anche per oggi è tutto. Ricordatevi che il prossimo sabato non ci saranno live e la domenica non usciranno video su YouTube perché l'ultima settimana del mese non streamo e non pubblico niente per questioni lavorative, ma poi dalla prima settimana di ottobre, quindi con domenica 4, domenica 5, non mi ricordo, riuscirà il video normale, quindi questo in realtà, sì. E ci rivediamo il sabato alle ore 16. Tutti i sabati alle 16, tolto l'ultima settimana del mese. Yasinar. Ragazzi, quindi davvero per oggi è tutto. Io vi mando un grande abbraccio, grazie di essere stati con me, grazie di avermi tenuto compagnia in chat. Grazie a te Rubino, mi fa piacere che ti è piaciuta la live. Grazie a tutti, ciao da Cri!